Oggi la parola è incarnazione. Sì, non la troviamo esplicitamente nella liturgia, c'è nell'orazione colletta. Sì. Ancora una volta l'orazione colletta ci serve da guida perché dice: infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio, eccetera, eccetera. Tanto che la preghiera lì è la preghiera dell'Angelus. E la preghiera dell'Angelus, sì, ma in realtà è una delle preghiere più antiche perché è quella della quarta d'Avvento, insomma, della Domenica Rorate. Chi? Sì, dice le quattro domeniche d'Avvento hanno dei nomi latini che sono la prima parola del loro introito, questa è Rorate. Rorate che vuol dire piovete. Stellate, no? Cieli dall'alto. Sì. No? La parola incarnazione, che è una parola difficile perché noi abbiamo in mente la reincarnazione, che non c'entra niente. No? L'incarnazione significa che Dio si è fatto uomo. Sì. Dunque, in Gesù tutta la realtà umana e tutta la realtà umana è stata assunta dalla persona divina. Sì. Tutta la natura umana è stata assunta dalla persona divina che non per questo ha cessato di essere Dio. Per cui Gesù è perfettamente uomo e perfettamente Dio. Come diceva San Leone Magno, completo in ciò che riguarda l'umanità, completo in ciò che riguarda la divinità. Sì, è complicato da capire, devo dire, cioè no, non si può capire probabilmente. Beh, non si può capire perché insomma il problema è che Dio è infinito, l'uomo è finito, allora come ci sta l'infinito nel finito? Come può l'infinito unirsi al finito? Beh, evidentemente è un problema analogo a come può essere uno e tre contemporaneamente. Certo. Però delle spie di come ciò sia possibile o di come ciò si realizzi sono date dalla liturgia di oggi, perché da un lato il Vangelo parla del figlio di Davide, Giuseppe figlio di Davide, e poi tu lo chiamerai Gesù, quindi in questo titolo di figlio di Davide dato a Giuseppe e poi implicitamente anche a Gesù, è raro che venga dato a Gesù, ma in certe circostanze gli viene dato, soprattutto in Luca. Sì. Ogni tanto Gesù accetta anche quel titolo. Il titolo di figlio di Davide, soprattutto per quanto riguarda la sua azione di guaritore e di taumaturgo, ma evidentemente il titolo di figlio di Davide prende su di sé tutta la concretezza della storia, tutta la concretezza della tradizione, della storia del popolo di Israele, figlio di Davide. E invece c'è un'altra cosa che viene detta nel libro del profeta Isaia: ecco, la Vergine concepirà. Allora, la Vergine concepirà evidentemente in questa impossibilità che deriva più dal testo greco del profeta Isaia che del testo ebraico, ma in questa impossibilità che una vergine concepisca. Cioè Isaia non ce l'aveva in mente una vergine. Aveva in mente una principessa di casa reale, però poi quando cadde la dinastia davidica evidentemente si dovette reinterpretare questo testo e traducendolo in greco quella che era una fanciulla divenne una vergine. Sì. E evidentemente questo nutrì la speranza di Israele, perché la Vergine che concepisce indica che c'è qualcosa di radicalmente nuovo, di radicalmente diverso, di un intervento divino diretto. Allora la casa di Davide e la Vergine che concepisce indicano questi due elementi dell'incarnazione, tutto Dio, tutto l'uomo. È difficile però stare in equilibrio in questa cosa, no? Generalmente si tende a fare sì, perché se si riduce sia che si riduca un aspetto, sia che si riduca un altro, Gesù si allontana. Se tu pendi dalla parte di Dio, cosa adesso meno di moda, finisci per dire che Dio, vabbè, insomma, se n'è ritornato nei suoi cieli e ci ha lasciato il libretto di istruzioni, no? Come quando tu installi un nuovo elettrodomestico, poi il tecnico se ne va e ti lascia col libretto delle istruzioni, poi tu leggi il libretto delle istruzioni e non capisci niente. Chiami il tecnico che non c'è mai. Che non c'è mai, eccetera. Esatto. Ecco, Dio, l'incarnazione più o meno immaginata come un libretto di istruzioni, la Bibbia più o meno immaginata come un libretto di istruzioni. E invece se si pende tutto dal punto di vista dell'uomo, evidentemente, allora qui è l'esempio. Gesù se ne va, è morto e ci ha lasciato un esempio, e noi
dobbiamo vivere seguendo questo esempio. Ma non ci riusciamo mai. E non ci riusciamo mai. Sia che tu cada nell'immagine del libretto delle istruzioni, sia che tu cada nell'immagine dell'esempio, comunque Cristo è un lontano, Cristo è un distante. Perché l'unica possibilità è riconoscere che entrambe le cose sono insieme, quindi che si tratta ancora una volta di guardare a una presenza, non di ricordarsi di un'assenza sforzandosi di assomigliarli. Sì. Il cristianesimo non è mai moralista, non sottolinea mai lo sforzo, sottolinea lo sguardo, sottolinea il guardare a qualcosa. Quindi tenere presente l'incarnazione significa avere un antidoto contro il moralismo. Assolutamente sì.